Don't ever touch anything. And if you do, let me know. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm a lot of people. You have to conjure the spirits in order to get it. You know, you're not going to get it by just walking around here. And that's the one that's sort of depicted a little bit in this movie, correct? Yes, it is. That's the Annabelle doll. Era solo una bambola di stoffa, un volto ricamato, due occhi neri, immobili. Nessun ingranaggio, nessuna batteria, nessuna voce registrata. Eppure qualcosa si muoveva. Prima piccoli spostamenti, poi messaggi scritti a mano, con parole che nessuno aveva il coraggio di pronunciare ad alta voce. Poi sono arrivati i graffi, le visioni, i segni sul corpo. Chi ha cercato di scherzare con lei, chi l'ha sfidata per gioco, ha sempre pagato un prezzo che non si dimentica. Questa non è una leggenda urbana e non è una storia da raccontare intorno al fuoco. È accaduto davvero e l'oggetto di cui parliamo oggi è considerato uno dei più pericolosi mai documentati nel mondo dell'occulto. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando le complessità di ogni caso, sia paranormale che di true crime, dando voce a vicende meno conosciuti o a casi che hanno catturato la mia curiosità. Ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti, quindi se trovate il video troppo pesante vi prego di uscire e ci vediamo al prossimo. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento o un mi piace e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie mille per il supporto. E aggiungo anche un'altra cosa, ragazzi, siate gentili nei commenti perché io semplicemente racconto delle storie e accetto critiche, accetto commenti che possano aiutarmi a crescere, ma non accetto commenti dove vengo comunque magari insultata o presa a parolacce. Quindi evitate di farlo perché poi sarò costretta a prendere dei provvedimenti. Detto ciò, iniziamo con il caso e oggi, ragazzi, come avrete forse già intuito, parliamo proprio di lei e lo facciamo perché questo è stato un periodo davvero particolare sia per il mondo del paranormale che per la community dei Ghost Hunters. Ma andiamo con ordine, partiamo dall'inizio, dalle origini di questa storia inquietante e arriviamo fino ai giorni nostri. Secondo la leggenda, tutto ebbe inizio con un gesto d'amore. 1970, una madre desiderosa di fare un regalo speciale alla propria figlia acquistò una bambola vintage in un negozio dell'usato. Era una semplice bambola di stoffa con un volto ricamato e due occhi neri immobili, ma aveva un certo fascino retro. La donò a sua figlia Donna o Deirdre, a seconda delle versioni, in occasione del suo 28° compleanno. Donna era una giovane infermiera impegnata nel suo lavoro e appassionata di oggetti dal sapore nostalgico e accolse il regalo con entusiasmo, senza sospettare nulla. Portò la bambola nel suo appartamento che condivideva con un'altra infermiera, la sua coinquilina e amica Angie. In apparenza era solo un oggetto innocuo, una bambola come tante, con un aspetto rassicurante e infantile, ma quello che Donna e Angie non potevano sapere è che da quel momento la loro quotidianità si sarebbe trasformata in un incubo crescente. Un incubo fatto di eventi inspiegabili, presenze invisibili e una bambola che sembrava avere una volontà propria. All'inizio Annabelle sembrava solo un simpatico oggetto decorativo, una bambola dall'aspetto innocente, sempre seduta composta sul divano del soggiorno, pronta ad accogliere gli ospiti con il suo viso colorato e il sorriso ricamato. Ma quell'atmosfera rassicurante svanì molto presto. Col passare dei giorni, Donna e Angie iniziarono a notare che qualcosa non andava. Annabelle sembrava spostarsi da sola. Ogni mattina, prima di andare al lavoro, Donna la sistemava con cura sul divano,
Ma al suo ritorno la bambola non era più lì. A volte veniva ritrovata in cucina, altre volte nella camera da letto, e quella porta era sempre chiusa. Non solo cambiava posizione, ma sembrava muoversi con uno scopo ben preciso. Come se non bastasse, iniziarono a comparire degli strani bigliettini in giro per casa, pezzi di carta consumata simili alla pergamena, con un messaggio inquietante tipo aiutami. Le due ragazze erano sconvolte, non solo non avevano mai visto quella carta prima, ma nessuno delle due la teneva in casa. Inoltre uno degli episodi più inquietanti della storia di Annabelle riguarda Lou, un loro amico. Alcuni dicono che era il fidanzato di Angie o di Donna, non mi ricordo, perdonatemi. Lui raccontò che un giorno, mentre Donna era fuori, si trovava da solo in casa nell'appartamento e improvvisamente sentì uno strano fruscio provenire dalla stanza di Donna, come se qualcuno vi si fosse entrato con forza. Si precipitò a controllare, ma non trovò alcun segno di effrazione. L'unica cosa fuori posto era appunto Annabelle. La bambola era distesa a faccia in giù sul pavimento come se fosse stata lanciata o gettata lì. In altre versioni si racconta che Lou fosse stato aggredito nel sonno, svegliato di soprassalto da una presenza oscura. In entrambi i casi ciò che accade dopo è agghiacciante. Lou avvertì un dolore acuto al petto. Guardando la sua maglietta vide tracce di sangue e sotto di essa 7 profondi graffi come artigli, 3 verticali e 4 orizzontali, che gli attraversavano il torso. 2 giorni dopo quei segni scomparvero senza lasciare cicatrici, come se non fossero mai esistiti, ma l'incubo era appena incominciato. Sconvolte dall'esperienza traumatica vissuta da Lou, Donna e Angie, si rivolsero a una medium, sperando di dare un senso a ciò che stava accadendo. Durante una seduta spiritica, la medium rivelò loro che la bambola era posseduta dallo spirito di una bambina di 7 anni, Annabelle Hinkins. Il suo corpo era stato ritrovato anni prima nel terreno dove sorgeva ora il loro condominio. Secondo la medium, lo spirito era gentile, smarrito e cercava solo affetto e protezione. Mosse dalla compassione, le 2 giovani decisero di permetterle di rimanere nella bambola, ma quella decisione avrebbe avuto conseguenze devastanti. Nel disperato tentativo di liberarsi dalla sinistra presenza, Donna e Angie si rivolsero a un sacerdote episcopale, padre Egon, quale, intuendo la gravità del caso, contattò il suo superiore, padre Cook, non so se lo pronuncio bene, perdonatemi, e fu proprio padre l'ultimo ad avvertire Ed e Lorraine Warren, i più noti investigatori del paranormale dell'epoca. È iniziato piccolo, come se una mano o una gamba fosse in una posizione diversa e la testa stava guardando in alto invece di giù. E poi un giorno era in una stanza completamente diversa. Si muove da solo. Forse qualcuno aveva la chiave del tuo appartamento e ti stava solo prendendo in giro, niente di più. Esattamente quello che pensavamo, ma non abbiamo mai trovato alcun segno o prova di intrusione. E tutto questo ti ha portato a credere che la bambola fosse posseduta? Sì, sì. Camilla è entrata in contatto con il mezzo. Abbiamo appreso da lei che una bambina di 7 anni di nome Annabelle Higgins perse la vita in questo appartamento. Lei era sola e ha preso un piacere per la mia bambola. Tutto quello che voleva era essere amici. Sentendo questa storia abbiamo provato un grande senso di compassione per lei. Dopotutto siamo infermiere e aiutiamo chi è in difficoltà. Per questo le abbiamo accordato il permesso di trasferirsi nella bambola per starle vicino. Aspetta, puoi spiegare meglio cosa intendi di preciso? Voleva vivere con noi abitando la bambola. Abbiamo detto di sì. Ma poi le cose peggiorarono. Avevo già parlato di Ed e Lorraine Warren in un altro video dove avevano appunto investigato qui a Sydney in una casa. Magari vi metto il link da qualche parte se lo volete vedere. E ho anche già parlato di bambole, famose bambole, che io veramente... Fu quest'ultimo ad avvertire Ed e Lorraine Warren, i più noti investigatori del paranormale dell'epoca. Secondo i Warren, le vere manifestazioni iniziarono proprio nel momento in cui Donna e Angie accettarono la presenza dello spirito, convinte che fosse benevolo. Ma per Ed e Lorraine non c'erano dubbi, quello non era lo spirito di una bambina, era una presenza demoniaca,
un'entità inumana che aveva creato un inganno usando la bambola come veicolo per ottenere ciò che voleva davvero, un ospite umano. I Warren spiegavano che gli spiriti non possiedono oggetti inanimati come bambole o case, possiedono persone. L'entità che manipolava Annabelle non cercava affetto, cercava carne umana. Tra i segni della presenza demoniaca, i Warren elencarono il teletrasporto. Annabelle appariva in diverse stanze senza essere stata spostata. La materializzazione, quello dei biglietti scritti su carta pergamena misteriosamente comparsi, e il marchio della bestia, i graffi di Lou. Dopo l'esorcismo dell'appartamento da parte di padre Cook, Ed e Lorraine Warren decisero di portare via Annabelle, custodendola nel loro museo dell'occulto. Ma anche quel viaggio fu un incubo. Temendo che la bambola potesse influenzare l'auto, decisero di evitare l'autostrada. Tuttavia, le strade secondarie si rivelarono anche esse pericolose. I freni dell'auto infatti si bloccarono continuamente, mettendo la vita dei Warren a rischio. Solo quando Ed spruzzò acqua santa sulla bambola i problemi si fermarono. Una volta giunti a casa i fenomeni comunque continuarono. Annabelle levitava, si spostava da sola e anche se rinchiusa in uno studio chiuso a chiave riappariva in altre stanze. Alla fine i Warren fecero costruire una speciale teca di legno e vetro con incisi il Padre Nostro e la preghiera a San Michele, dove la bambola venne definitivamente rinchiusa. Per il resto della sua vita Ed Warren recitò preghiere vincolanti davanti alla teca per tenere l'entità sotto controllo. Eppure, nonostante le misure, gli incidenti non finirono lì. Ci fu un episodio dove un prete in visita al museo prese la bambola in mano e la derise, ignorando gli avvertimenti di Ed. Si dice che morì poche ore dopo in un terribile incidente in macchina. Un altro uomo bussò al vetro della teca, ridendo e sfidando lo spirito. Morì anche lui in un incidente motociclistico e la sua ragazza sopravvisse per miracolo. Poco prima della tragedia stavano appunto parlando e ridendo e scherzando di Annabelle. I Warren raccontarono questi eventi fino alla loro morte, ma non tutti credettero alla loro versione. I nomi delle vittime non vennero mai resi pubblici e né Donna Angie né i sacerdoti coinvolti parlarono mai più dell'accaduto. Per i più scettici l'unica fonte rimane la parola dei Warren. Eppure tutto ciò è bastato per ispirare un intero universo cinematografico e nel 2014 infatti il regista James Wan trasformò la leggenda in un franchising di successo. La Annabelle del film, una bambola di porcellana, inquietante e minacciosa, non somiglia ovviamente alla vera Annabelle, che in realtà è una bambola di pezza dal tipo Raggedy Ann. Nel film Annabelle uccide, inganna e si manifesta come suora e si muove in diverse case, ben oltre i fenomeni documentati dai Warren. Ma anche se la bambola vera non ha mai lasciato ufficialmente una scia di sangue, ha comunque segnato le vite di molti. Dopo la morte dei Warren, la loro eredità passò alla figlia Judy e al genero Tony Spera, che continuava e continua ancora a custodire il museo e ad avvertire i visitatori dei poteri della bambola. E nel 2020 ci furono false notizie sulla fuga di Annabelle dal museo, fecero il giro del mondo. Spera comunque intervenne subito con un video. Annabelle è qui e non è mai fuggita, ma se lo fosse dovremmo essere tutti molto preoccupati. Eccomi qui per scoprire le voci su Annabelle, è davvero scappata o no? Bene, ascolta questo. Ti devo raccontare un fatto importante. Voglia di ascoltare o meno, sappilo, Annabelle non è affatto scappata. Annabelle è viva, Washington State è viva. Annabelle è qui in tutta la sua famigerata gloria. Non ha mai lasciato il museo. Ricorda, ho la sicurezza ad alta tecnologia qui. Se avesse lasciato il museo, saprei subito se fosse successo qualcosa o se qualcuno fosse entrato. Ho buoni sistemi di allarme qui e la polizia è molto brava a rispondere. Rispondono entro un paio di minuti, forse se fosse così. Ma Annabelle è qui e non era andata da nessuna parte. Nel 2025 la New England Society for Psychic Research,
Ovviamente la fondazione creata da Ed e Lorraine Warren, ma adesso gestita da Tony Spera e la figlia Judy, organizzarono un tour, Devils on the Run, e Annabelle fu esposta pubblicamente a New Orleans. Pochi giorni dopo al tour ci furono vari episodi, tra cui un incendio alla Northway Plantation e una fuga di detenuti dal carcere. Ovviamente tutto ciò scatenò il panico sui social. Il suo nome è Annabelle, una vecchia bambola stracciata di Anne, che si dice sia perseguitata da uno spirito demoniale. Secondo la leggenda, negli anni 70, una bambola di nome Annabelle fu regalata a una studentessa infermiera e poco dopo iniziò a muoversi da sola, apparendo in stanze diverse e lasciando persino messaggi inquietanti. Il mese scorso, durante una tappa a New Orleans, una piantagione storica è stata ridotta in cenere e poco dopo 10 prigionieri sono misteriosamente evasi dal carcere locale. E addirittura girava voce che la bambola Annabelle fosse sparita dalla teca e non si sapeva comunque dove fosse, però tutto ciò venne smentito da Dan Rivera. Annabelle non è scomparsa. Lei non è a Chicago. Dan Rivera ovviamente era uno dei, come tutti sappiamo, uno dei collaboratori di Tony Spera. Specialmente per questo tour. Lui aveva le chiavi della teca, lui spostava ovviamente con delle protezioni, con dei guanti, addirittura se non sbaglio di ferro, spostava la bambola da una teca all'altra per portarla poi in tour. È proprio Dan Rivera, il volto pubblico del tour, ex veterano investigatore della NSPR, produttore televisivo per i 28 giorni, programma andato in onda su Netflix, è tragicamente morto il 13 luglio 2025 a Gettysburg, durante proprio la tappa del tour. Aveva 54 anni, lasciando una moglie e 4 figli. La polizia confermò che non c'era nessun segno di violenza, la bambola non era neanche nella stanza. La causa resta in attesa di autopsia, anche se dicono che ha avuto un attacco cardiaco, ma non so se è vero, ragazzi. E il mondo del paranormale ovviamente fu profondamente scosso. Stasera una tragedia ha sconvolto una tappa del tour nazionale della presunta bambola posseduta Annabelle, ritrovata morta nel suo hotel all'età di 54 anni. La prossima fermata di Annabelle, ragazzi. Custom Maine. Dan Rivera, un investigatore capo della New England Society per la ricerca psichica, o NESPR, aveva esposto la bambola Annabelle in tutto il paese. I suoi colleghi adesso piangono la sua morte. Scrivere NESPR è devastato dalla sua morte e sta ancora accogliendo questa profonda perdita. La causa del decesso non ancora rivelata dagli investigatori. Secondo il medico legale della contea, non c'è nulla di sospetto nella morte. Tuttavia, i decenni di Laura circondando Annabelle causando una follia dei social media tra coloro che sono affascinati dal paranormale. Dan Rivera, maneggiatore di bambole di Annabelle, è morto improvvisamente durante un inquietante tour. Qualcosa che il suo amico e collega investigatore paranormale Ryan Buell ha chiamato. Dan Rivera era semplicemente un uomo, un collega stimato, e non una svolta narrativa. Però Tony Spera comunque ha deciso di continuare il tour di Annabelle con la speranza che non ci siano altre conseguenze. Cari amici del Paracrime, questo è tutto ciò che ho trovato. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. È giusto che il tour continui oppure cosa ne pensate comunque della morte di Dan Rivera e tutti gli incidenti comunque in qualche modo collegati ad Annabelle? E in questo momento io mi sentivo il dovere morale e personale di raccontarvi questa storia, perché anch'io sono stata, oddio lo sono ancora, una ghost hunter e conosco bene il peso delle energie che si possono comunque incontrare. Quella che vedete accanto a me non è una semplice radio, è una ghost box, uno strumento usato per captare presunte comunicazioni tra questo mondo e l'aldilà. E non è l'unico strumento che utilizzo, ovviamente, ne ho tanti altri e quando ho l'occasione di fare qualche indagine la faccio, ovviamente sempre nelle regole dell'Australia. Allora, questa è l'applicazione, proviamo a vedere. Adesso non è che ci stanno vedendo. It's for us, the police. We are not doing nothing. E
Ovviamente ogni indagine porta con sé un frammento di ignoto, un frammento di ciò che non possiamo spiegare, ma possiamo comunque ascoltare. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi, se siete arrivati fino alla fine del video, e cos'altro ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! It's not easy, you know. You see things and experience things. It's more comfortable now. It's a lot more comfortable for me. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you.